Professor Ballarino, benvenuto su Naspred. Di recente è stato coinvolto in una ricerca che riguarda gli studenti delle scuole superiori, gli studenti maturandi che si avviano a scegliere cosa fare del proprio futuro. Che tipo di esperimento avete intavolato? Fornitura di informazioni evidence-based a un campione scelto in modo casuale. Agli studenti delle scuole trattate abbiamo somministrato, come si dice, un trattamento di informazioni che riguardava quello che sarebbe loro successo all'università, a seconda della diversa facoltà che sceglievano, o sul mercato del lavoro se decidevano di mandare all'università. Mentre invece agli studenti dei gruppi di controllo non è stata somministrata alcuna informazione. E l'idea era di vedere se questo tipo di informazioni cambia le scelte. Questo sostanzialmente abbiamo fatto. Abbiamo somministrato queste informazioni con 3 interventi gestiti da educatori professionisti nella primavera, diciamo prima della maturità, e poi abbiamo intervistato 3 volte questi ragazzi, sia quelli a cui avevamo somministrato l'intervento che il gruppo di controllo. La prima volta chiedendo loro se erano cambiate le loro idee, le loro opinioni sull'università, su costi, benefici e probabilità di concluderla, quindi ancora prima della maturità. Poi li abbiamo intervistati a ottobre, quindi dopo che avevano iniziato l'università, quelli che l'avevano iniziata, e un anno dopo, quindi all'inizio del secondo anno di università. E quindi l'ipotesi della ricerca era che l'intervento informativo avesse un effetto, cambiasse le scelte degli studenti. Noi abbiamo cambiato le scelte universitarie di circa il 5% del campione, quindi studenti. In particolare l'effetto dell'intervento si è concentrato su 2 sottogruppi, diciamo. In parte sui maschi con estrazione sociale, che era misurata dal livello di istruzione dei genitori relativamente bassa. Questi ragazzi che nel caso del gruppo di controllo, quindi quello che sarebbe successo se non facevamo l'intervento, sarebbero andati a fare facoltà cosiddette deboli, con bassi ritorni occupazionali, quindi umanistiche, istruzione, formazione e scienze sociali. Anziché andare in queste facoltà, questi ragazzi sono andati a lavorare. E invece, attorno al 2-3% delle ragazze di background sociale alto sono andate comunque all'università, ma si sono spostate sempre dai field bassi, diciamo, dalle facoltà umanistiche, scienze sociali, scienze dell'educazione, verso settori, facoltà più remunerativi, quelli che noi abbiamo definito intermedi, che sarebbero scienze naturali, giurisprudenza e economia. I field deboli sono quelli i cui risultati occupazionali sono relativamente bassi comunque. Quelli medi sono quelli in cui se si fa il master va bene, quelli forti sono quelli che sono ingegneria, informatica e medicina, sono quelli in cui i ritorni occupazionali sono buoni anche solo al triennio, anche se non si fa il biennio successivo. E su tutto questo che differenza fa, se la fa, l'origine sociale dei ragazzi, l'origine familiare? L'origine familiare fa una grande differenza perché in realtà il nostro trattamento non ha avuto alcun effetto sui maschi di origine sociale elevata. Non ci sono stati effetti per le ragazze di bassa estrazione sociale, mentre invece quelle con un background familiare migliore hanno, diciamo, alzato il livello della sfida universitaria spostandosi verso facoltà più difficili ma anche più redditizie, diciamo. Si può riassumere dicendo che avere informazioni sul futuro, dettagliate sul futuro possibile, non incentiva ad andare all'università? Assolutamente sì, purché si specifichi che non stiamo parlando dell'università in generale, ma stiamo parlando delle facoltà umanistiche, di scienze sociali, di scienze della formazione, psicologia anche compresa tra queste. Tra i paesi ricchi del mondo, nei paesi ricchi del mondo, in media un quarto degli studenti fanno le facoltà umanistiche. In Italia quasi metà, il 40%.
Okay? Ma il mercato del lavoro è lo stesso, per cui il problema è che l'Italia sforna tutti questi laureati umanisti per i quali non c'è un lavoro. Ovviamente il lavoro poi lo trovano perché non sono stupidi, stupide, perché il paese è ricco di opportunità, la gente si ingegna, eccetera, eccetera. Ma se facessero facoltà diverse, probabilmente per il mercato del lavoro serve.